Bentrovate ragazze nel canale di Sayubi Crochet, benvenute a tutte le croccettine e un grande benvenuto a tutte le nuove iscritte. Sono qui oggi con il nostro consueto appuntamento delle intro dei tutorial per introdurvi per l'appunto la mia borsa Fluffy. Ho chiamato questa borsa Yeti utilizzando il filato Fluffy di Casa Tre Sfere e per dare una struttura, un bel corpo importante, ho deciso di appunto accorpare la rete alla lavorazione già eseguita. Il filato Fluffy è un filo molto interessante che ha poi una texture su pannello veramente bella, ma deve essere un po' governato perché è un filo ribelle. Bisogna appunto basarsi molto più sul tatto rispetto che sulla vista e quindi io nel tutorial vi do poi dei consigli proprio su come andare a recuperare le maglie da lavorare, oltre al contarle ragazze, perché questo è sempre il primo consiglio, però spero di darvi qualche dritta per poter lavorare questo filo al meglio. Una cosa molto importante, una raccomandazione che voglio farvi è quella di pettinarlo molto. Durante la lavorazione sì, ma anche verso la fine, perché poi tende a restare come noi lo mettiamo e perdeteci un pochino di tempo perché più pettinate e più il risultato sarà stupendo, ve lo posso assicurare. Detto questo, io vi aspetto nei commenti, ditemi che cosa ne pensate, se pensate di realizzare anche voi un progetto come questo. Io vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Sayubi Crochet ed oggi vediamo insieme come realizzare questa morbidissima nuvola. Come vedete è una borsa di tutto rispetto realizzata con lo splendido filato Fluffy di Casa Tre Sfere. Da lavorare con un uncinetto numero 12. Eccolo qua, è un filato in pelliccia, come vedete, 100% poliestere ed è davvero di una morbidezza estrema. Non ho mai visto un filato in pelliccia così morbido e soprattutto così malleabile. Avrei voluto farvi vedere il gomitolo intero, ma di uno mi è avanzato questo pochissimo filato e quindi mi spiace, ma eccolo qua in tutta la sua bellezza. Una volta rimediato il nostro filato Fluffy nella variante grigio chiaro, nel mio caso, io mi sono munita anche di uno della coppia di manici in strass che trovate ovviamente sul sito della Tre Sfere, una chiusura a girello che come vedete poi a realizzazione completata scompare del tutto ed è una cosa che adoro, ecco qua. Una rete preformata nella misura media, venduta in confezioni da 3, e anche uno scampolo di stoffa qualora voleste andare a foderare il vostro progetto. Un'accortezza che voglio raccomandarvi è quella di utilizzare anche un ago da lana, dei marcapunti e delle forbici, e detto questo direi che siamo assolutamente pronti per iniziare con il tutorial. Andremo a realizzare un bel pannello con l'uncinetto che poi andremo ad applicare alla nostra rete. Cappiettino iniziale. Iniziamo con una serie di catenelle, vedete? Eccole, che vadano a coprire la larghezza della nostra rete. Ne aggiungiamo due, una, due, e con il dito, vedete che io sto sempre tenendo, una, due, entro nella terza. Sì, io lo capisco che è molto complicato da vedere, ma se fate bene l'occhio, vedete, una, due e tre. Prendo il filo sull'uncinetto ed entro nella terza catenella dallo stesso per poter realizzare la mia maglia alta. Uno, eccola qua, e due. E questa è la mia prima maglia alta che se voglio posso naturalmente andare a marcare. Filo sull'uncinetto, vado nella maglia successiva e come la trovo la maglia successiva direte voi? In base a dove io mi trovo, qui, allungo col tatto appunto la mia mano verso il basso e trovo la matrice dalla quale parte la mia catenella. Mi sposto di uno, eccola qui. È una questione di tatto e continuo. Seconda maglia alta.
eccoci qua. Stesso ragionamento, scendo, sono alla matrice, mi sposto di 1 e vado avanti. Un'altra bella maglia alta. Se vedete che, ecco, in questo caso vedete che il filo mi fa resistenza, quindi cosa faccio? Torno indietro e ripeto. Eccola qua. Succede questo perché comunque questo filo è molto particolare, va trattato con cura. Ed ecco infatti che adesso non si ribella. Esco con 2 e chiudo. Devo arrivare a fine riga, alzarmi con 3 catenelle e continuare a maglia alta fino a raggiungere questa parte. Una volta arrivata qua vediamo come allungare la lavorazione. Come vedete io ho coperto tutta la parte lunga della mia rete. Adesso devo allungare ulteriormente il mio tratto da lavorare perché devo recuperare anche i laterali e per poterlo fare col filo attaccato vado a realizzare una serie di catenelle. 1, 2, 3, morbide naturalmente, 4 che mi facciano arrivare, eccomi qua, al mio laterale. Fatto questo taglio il filo, sfilo la mia lavorazione e faccio la stessa cosa dall'altro lato. Quindi contatto sempre, vado a recuperare, eccolo qua, l'ultimo punto che ho lavorato, riprendo il mio filo e mi aggancio con lo stesso numero di catenelle realizzato dall'altro lato. Nel mio caso erano 5 e adesso vado a realizzare altre 2 catenelle, filo sull'uncinetto, 1, 2, entro nella terza e continuo le mie maglie alte. Tatto, scendo dalla matrice, scorro di 1, ecco la catenella e recupero. Per la lavorazione del laterale sarà necessario solamente un passaggio perché il filato è molto spesso e vedete già con un passaggio ci copre tutto il nostro pezzo di rete. Scendo, vado avanti e completato il nostro laterale devo continuare la lavorazione sul corpo della mia borsa, quindi sempre filo sull'uncinetto, entro nel primo punto, eccolo qui, con la mia maglia alta, molto semplicemente, vedete, è davvero solo una questione di tatto, ragazze. Una volta fatto l'occhio e fatta la mano sarà molto semplice. Il trucco è lavorare sempre morbide perché poi andremo a sistemare, vedete io già ho iniziato a pettinare un po' la mia pelliccia, andremo a sistemare tutta la nostra pelliccia, lavorando strette si creerebbero problemi di tiraggio una volta effettuata tutta la nostra copertura della rete, quindi io vi invito sempre a essere molto morbidi anche perché il filato basterà ragazze, non c'è bisogno di tirare troppo. Ed ora lavoriamo sulla catenella, filo sull'uncinetto, prima catenella, entro e vado con le mie maglie alte, una in ogni catenella. Ed eccoci, anche in questo caso dobbiamo tagliare il filo, quindi catenella di sicurezza, taglio e sfilo. Siamo a questo punto. Sto rivestendo completamente la mia rete, devo terminare con l'ultima parte, quindi prendo il mio filato ed esattamente, vedete, dove ho la fine del pannello sottostante, mi vado ad agganciare. Niente di più semplice. Il bello di questo filato è che, come ripeto, anche se è ostico da lavorare, quantomeno all'inizio, cela anche qualche piccola magagna. E continuo, mi porto appresso la codina naturalmente, col tatto vedete trovo, eccola qua, la maglia, entro e continuo. Una e vado avanti. Ovviamente ragazze questa volta
mi fermerò dal lato opposto, quindi in questo punto, se volete potete ovviamente marcarvelo, e procedo in righe di andata e di ritorno finché non avrò coperto del tutto la rete. Una volta fatto questo, realizzo una catenella di sicurezza e lascio una lunga coda. Con la lunga coda lasciata, inseriamoci con il nostro ago da lana e cominciamo ad incorporare la rete al nostro pannello lavorato. Per poterlo fare prendiamo un pezzettino di quadretto e poi ci inseriamo in un punto che abbiamo della nostra lavorazione, facciamo passare il filo e tiriamo. Ovviamente questo è un procedimento che può risultare agevole in alcuni momenti e un po' disagevole in altri, come state vedendo. Quindi cosa dobbiamo fare? Tornare leggermente indietro, cercare di lasciare sempre morbida la lavorazione e non tirarla tantissimo, in modo che il filato non si rompa e in modo che non si tiri poi tutta la lavorazione. Con molta delicatezza, mi raccomando, tiriamo il filo e quando vediamo che si inceppa torniamo leggermente indietro per rendere più agevole lo scorrimento dello stesso. Una cosa carina, un'altra delle cose carine che ci regala questo filo meraviglioso è il fatto di non dover per forza lavorare tutti i quadretti. Essendo un filo quindi piuttosto spesso, basterà lavorare un quadretto ogni 5 o 6 per poter assicurarsi una cucitura perfetta e che la rete venga del tutto celata. Quindi con molta calma adesso andiamo a realizzare la nostra cucitura per incorporare tutto quello che abbiamo realizzato con la Fluffy alla rete. Molto delicatamente, mi raccomando, eseguiamo questa operazione per tutto quanto il perimetro della nostra pochette. Ed ecco la nostra scocca completamente rivestita della nostra super fluffy. Guardate quanto è morbida. Dobbiamo adesso iniziare ad applicare l'hardware perché poi andremo a foderare la nostra borsa. Vedete che dal nostro lato interno non abbiamo assolutamente messo ancora nulla. Quindi dobbiamo cominciare intanto con la parte inferiore della nostra chiusura che io ho scelto a girello, quindi la vado a smontare. Eccola qui, e ad applicare. Per poterlo fare naturalmente devo simulare un assemblaggio e qui mi raccomando anche il tatto vuole la sua parte, come sempre quando si tratta soprattutto di progetti così complessi da individuare. Ecco qui abbiamo la nostra pochette. Ora inseriamo al centro la chiusura, in questo modo. Individuata la nostra altezza, andiamo a trovare il centro semplicemente misurando tutta la nostra larghezza del pannello, sottraendo alla misura la larghezza della chiusura e dividendo il risultato per 2. In questo modo avremo l'esatto numero di centimetri da lasciare dall'estremo margine all'inizio della chiusura e dalla fine della chiusura all'estremo margine opposto. Sistemata la chiusura, devo capire dove inserire il manico, quindi risimulo un assemblaggio. Ecco fatto. Ho qui la mia chiusura, infatti, eccola. Ora la borsa sarà fatta in questo modo e il manico andrà nella parte superiore. Quindi che cosa faccio? Vado a capire qual è la linea dove io andrò a inserire il mio manico, inserendo adesso un uncinetto che penetri leggermente la rete, solo per avere un riferimento. Trovata la linea dove devo andare a inserire poi il mio manico, prendo 2 scampoli di fluffy, inserisco il mio ago da lana e sulla stessa linea vado semplicemente a infilare esatto. Uno, lascio 3 o 4 quadrettini perché poi voglio un buon margine per aggiustare il mio lavoro. Ed ecco qui 1 e 2. È qui che poi andrò ad agganciare, vedete,
i miei gancettini per i manici. Faccio questo anche dal lato opposto con un altro scampolo ed anche qui ecco i miei due lembi. Ora possiamo già da subito andare a inserire il nostro manico semplicemente annodandolo. Non ci sono particolari accortezze, facciamo un bel nodo anche triplo, che comunque ragazze scomparirà assolutamente nella lavorazione. Ok, abbiamo annodato il primo, ora recuperiamo i due lembi, eccoli qua, inseriamo il manico, occhio che farà rumore, e chiudiamo anche in questo caso. Ovviamente andremo a far sparire completamente questi fili e possiamo addirittura già inserirli all'interno della lavorazione portandoli di nuovo dentro entrambi. Ed ecco il mio manico assicurato perfettamente. Ora taglio un po' di eccedenza e vado a foderare la mia borsa. Per foderare la borsa, spiego velocemente, vado a tagliare uno scampolo di stoffa della sagoma della mia borsa che possa eccedere perimetralmente di 1 centimetro per parte. Fatto questo, vado a creare un bordino con le dita, vedete, della mia mano e appongo i miei margini al bordo della mia lavorazione e con l'ago faccio dei punti prendendo trasversalmente tutta la lavorazione. Per una guida più dettagliata e precisa su come fodero le mie borse vi rimando al mio canale di YouTube dove trovate nella sezione guide una guida completa su come fodero tutti i tipi di borsa. Fodera perfettamente applicata e adesso non ci resta che assemblare correttamente la nostra pochette. Vi ricordate la lunga coda che vi ho fatto lasciare attaccata alla lavorazione? Ecco cosa ci servirà. Qualora voi non aveste seguito il mio consiglio e vi trovaste senza code lunghe, vi consiglio di prendere uno scampolo di fluffy e di attaccarla con un nodino alla lavorazione. Ora io mi trovo, vedete? Aspettate che vi faccio vedere meglio. Eccoci qua. Questa è l'anteriore inferiore, ok? E io devo andare ad assemblare il mio laterale all'anteriore inferiore. Quindi, complice il filo che si cela perfettamente, con molta pazienza, inizio il mio assemblaggio. Eccoci qua, accavallando semplicemente la lavorazione, aiutandomi sempre con il tatto, prendo l'ultimo quadratino della rete e vado a prendere l'altro quadratino dell'altro pannello con molta delicatezza inizio ad assemblare. Vedete come scompare tutto e vado avanti. Quindi che cosa dobbiamo fare? Ricordate che se vedete che c'è della resistenza dovete tornare leggermente indietro e accompagnare la lavorazione. Accompagnate sempre la cucitura in questo caso perché poi se si rompe la fluffy dobbiamo ricominciare e poi diventa problematico recuperare il pezzettino in mezzo a tutta la pelliccia. Ora proseguiamo con la cucitura, andiamo fino in fondo, replichiamo dall'altro lato, tagliamo il filo e con un altro scampolo eseguiamo esattamente la stessa operazione dall'altro lato. Ed eccoci, fasi finali, vedete che io ho completato la mia cucitura e adesso devo applicare la parte
sovrastante della chiusura, e per poterlo fare ricavo la parte sotto e la blocco, simulando appunto una chiusura. Fatto questo, chiudo effettivamente la borsa e dove ho la mia chiusura metto una pinzetta o un marker, perché ovviamente il filato ci inibisce la vista, quindi qui finisce, vedete, e sopra metto il marker. Ne basta uno, eccolo qua. Adesso sgancio. Ho preso anche un pezzettino, ecco qua. E qui so che devo andare a piazzare la mia chiusura, quindi con calma vado ad inserirla e poi la avvito con le viti. La chiusura è apposta e la borsa potrebbe anche dirsi terminata. Mi piace tanto questo effetto Yeti, ma cosa voglio fare io? Voglio andarla a pettinare un po', e quindi adesso la vado ad esaminare, cosa che consiglio di fare anche a voi, e comincio con le mani a pizzicare il pelo, vedete, per cercare di dare una piccola cotonatura, soprattutto in quei punti, vedete, dove si vede il nodino, che è una cosa che non ci piace. Io vado a spettinare o pettinare, perché spettinando la sto pettinando. Pizzico, vedete, esattamente in questo modo, cercando di far sparire anche le cuciture. Vedete, qui abbiamo tutto un laterale da pizzicare sostanzialmente, e quindi io vado a pizzicare. Ovviamente perderà un pochino di pelo, ma non vi preoccupate perché la percentuale è davvero irrisoria, e pian pianino, ci vuole pazienza, ma il risultato vi assicuro che ripagherà. Andiamo piano piano a, vedete, cotonare la nostra borsa. Esaminiamola tutta da cima a fondo e una volta cotonata iniziamo a dare il verso al nostro fluffy. Ed eccola qua la nostra borsa pettinata, guardate. Ovviamente più passeremo il tempo a cotonare e pettinare la nostra borsa e più verrà stupenda, perché azzardo davvero, è una borsa molto molto bella. Per realizzare questa meraviglia mi è servito un intero gomitolo di fluffy, me ne è avanzato davvero molto molto poco. Che cosa ne pensate voi? Resto in attesa nei commenti di ciò che pensate e io vi do appuntamento al prossimo tutorial.